Immaginate di cercare un libro in una biblioteca monumentale. Camminate tra scaffali infiniti, ma ogni volta che ne raggiungete uno, lo trovate vuoto. Niente carta, niente inchiostro, solo il legno nudo. Eppure sapete che i libri ci sono, perché sentite le storie risuonare nell'aria. Questa non è una scena di un film di fantascienza, è il paradosso centrale della neuroscienza moderna. Per un secolo abbiamo cercato l'engramma, la traccia fisica della memoria nel cervello. Abbiamo sezionato neuroni, mappato sinapsi, cercato il luogo dove conservi il ricordo del tuo primo bacio o del profumo della pioggia. Ma la verità è spietata: nel tuo cervello non c'è una sola cellula che contenga il file dei tuoi ricordi. Se la memoria non è materia, allora cos'è? Per rispondere, dobbiamo smettere di guardare il cervello come un hard disk e iniziare a vederlo come qualcosa di molto più esotico. Tutto iniziò con un fallimento. Negli anni 50, lo scienziato Carl Lashley cercò di localizzare la memoria nei ratti. Insegnò loro di percorrere un labirinto e poi rimosse sistematicamente parti del loro cervello. La logica era semplice: se taglio la parte giusta, dimenticheranno la strada. Ma accadde l'impossibile. Non importava quale parte rimuovesse o quanto tessuto mancasse, i ratti ricordavano ancora. La loro coordinazione motoria era danneggiata, certo, ma il sapere restava. La memoria era distribuita ovunque. Carl Pribram, un eminente neurochirurgo di Stanford che lavorava con Lashley, capì che il modello classico era morto. Fu allora che si imbatté nella fisica del laser. Scoprì l'ologramma, un'immagine dove se rompi la lastra in 1000 pezzi, ogni singolo frammento contiene ancora l'immagine intera. Pribram ebbe un'intuizione che cambiò tutto. Il cervello non è una libreria, è un ologramma vivente. Ma come fa un pezzo di carne biologica a funzionare come un ologramma? Qui entra in gioco la matematica, ma non spaventatevi, è più semplice di quanto sembri. Si chiama trasformata di Fourier. Immaginate di essere a un concerto. Davanti a voi c'è un'orchestra. Le vostre orecchie non sentono il violino, il flauto e il tamburo separatamente come oggetti distinti. Sentono un unico caotico mare di onde sonore che si scontrano nell'aria. È un groviglio di frequenze. La trasformata di Fourier è l'operazione magica che il vostro cervello compie istantaneamente. Prende quel groviglio di onde e lo districa, dicendovi: questo è il violino, questa è la nota do. Pribram scoprì che i nostri neuroni non vedono immagini. Se guardi una mela, i tuoi occhi non inviano al cervello una foto di una mela, inviano un codice di frequenze, un'interferenza di onde elettromagnetiche. Il cervello agisce come un prisma, prende le onde, che sono invisibili e informi, e le traduce nell'immagine solita della mela che percepisci. La memoria, quindi, non è un oggetto salvato in una scatola, è la capacità del cervello di sintonizzarsi di nuovo su quella specifica frequenza. Ricordare non è riaprire un file, è risuonare. Se il cervello è un ricevitore di frequenze, da dove arriva il segnale? David Bohm, uno dei fisici quantistici più profondi della storia e amico di Einstein, fornì il tassello mancante. Bohm propose che l'universo sia diviso in 2 livelli. Quello che vediamo, fatto di oggetti separati, è l'ordine esplicato, ma sotto di esso esiste l'ordine implicato, un oceano infinito di energia dove tutto è connesso e ripiegato. In questo regno non esiste spazio e non esiste tempo, tutto è qui e tutto è ora. Se l'universo è olografico, allora ogni punto dello spazio contiene l'informazione di tutto l'universo. Questo significa che la tua memoria non è dentro la tua testa è dentro il campo informativo universale. Il cervello è semplicemente il modem che ti permette di navigare in questo wifi cosmico. Molti scienziati criticarono questa idea dicendo: il cervello è troppo caldo e umido per la fisica quantistica. Ma negli anni 90 Sir Roger Penrose e il dottor Stuart Hameroff trovarono la pistola fumante: i microtubuli. All'interno di ogni tuo neurone ci sono miliardi di minuscoli tubicini cavi. Per decenni pensavamo fossero solo lo scheletro della cellula. Ci sbagliavamo. I microtubuli sono fatti di una proteina chiamata tubulina che vibra a frequenze altissime. Questi tubicini agiscono come minuscole antenne o fibre ottiche. È qui che avviene il miracolo. I microtubuli proteggono gli stati quantistici dal rumore esterno, permettendo alla coscienza di interfacciarsi con l'ordine implicato di Bohm. Quando i microtubuli vibrano in sincronia, avviene quello che Penrose chiama ORC-OR, riduzione oggettiva orchestrata.
In quel momento, l'informazione quantistica universale collassa e diventa un tuo pensiero, un tuo ricordo, una tua emozione. Noi non creiamo la coscienza, noi la ospitiamo tramite queste antenne biologiche. Se i microtubuli smettono di vibrare correttamente, il modem perde la connessione. È quello che chiamiamo morte, o nel caso di malattie come l'Alzheimer, una perdita di sintonia. Se accettiamo che siamo esseri olografici in un universo di frequenze, la nostra vita cambia radicalmente. Non siamo più spettatori passivi in un mondo di materia morta. Se la tua memoria e la tua realtà sono proiezioni basate sulla frequenza, allora cambiare la tua vibrazione interna, attraverso il pensiero, l'emozione e la consapevolezza, significa letteralmente cambiare l'immagine che l'universo proietta per te. La fisica ci sta dicendo quello che i mistici ripetono da millenni: tutto è uno. La separazione tra te e il resto del cosmo è un'illusione ottica e matematica, creata dal modo in cui il tuo cervello decodifica le onde. La prossima volta che ti sentirai solo o limitato, ricorda la biblioteca vuota. Non è vuota perché manca qualcosa, è vuota perché tu non sei il libro, sei l'autore che può scrivere qualsiasi storia attingendo dall'infinito. Benvenuti al risveglio, siete parte del codice sorgente.